Buonasera, bentornati a Football Benchmark, bentornato anche ad Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Andrea. Ciao Luca, buonasera. Oggi parliamo dell'Atalanta. Ne abbiamo parlato poco perché i dati dell'Atalanta sono strani, perché il loro bilancio non segue la stagione sportiva ma segue l'anno invernale, ma è impossibile non parlare dell'Atalanta, non solo per i successi sul campo ma per i successi che ha avuto anche a livello economico. Chiaramente vanno di pari passo. Spoiler un po' il finale, è una delle pochissime squadre che nonostante la pandemia è andata in attivo. Se dovessimo prendere un punto di riferimento per la crescita dell'Atalanta, lo dovremmo prendere dall'arrivo di Gasperini nel 2016, che ha segnato un punto di inizio di crescita che non si è fermato più, Andrea. Assolutamente sì, dei risultati sportivi e finanziari straordinari. Infatti possiamo vedere dalla prima grafica che la crescita dei ricavi è quasi triplicata dall'arrivo di Gasperini, che è stato coronato anche sempre da una presenza in Europa, con la qualificazione prima alle varie edizioni dell'Europa League e lo scorso anno chiaramente alla Champions League. Si vede la forte crescita dei ricavi e si vede anche come in un certo senso il gap con la prima della classe a livello finanziario, che in Italia è la Juventus, a livello di ricavi si è chiuso negli anni, perché prendendo la stagione pre-pandemica, perché è quella dove non ci sono delle distorsioni, si è passati da una differenza di ricavi di 6 volte a 3 volte e mezzo rispetto alla Juventus. Mentre se prendiamo gli ultimi bilanci, anche se in effetti c'è una distorsione perché la Juventus chiude al 30 giugno mentre l'Atalanta chiude al 31 dicembre, questa differenza è di 2,6 volte. Comunque il trend è quello di una diminuzione notevole del rapporto fra le due società, e questo chiaramente la dice molto, certo, su quanto lavoro ha fatto l'Atalanta sul campo e fuori dal campo. Andiamo a vedere allora come si compone il ricavo dell'Atalanta, perché in questo modo e con questo nuovo grafico riusciamo a capire dove è cresciuta l'Atalanta. Sicuramente c'è un impatto molto importante dei ricavi UEFA, perché la presenza in Champions League ha portato dei ricavi notevoli, e le vediamo in arancione, che sono chiaramente aumentati in maniera, mi verrebbe dire, quasi clamorosa, no? Dagli anni precedenti. 0 nel 2016, guardate quanto è grande, il 40% del ricavo complessivo dell'Atalanta, ma c'è un buon impatto in generale anche del commerciale. Sì. Iniziamo dai ricavi televisivi. Vediamo che nel primo anno appunto non c'è nulla di arancione, in quanto l'Atalanta non partecipò a nessuna competizione europea, quindi quel 63% si riferisce solo ai ricavi televisivi per la Coppa Italia e per la Serie A. Poi negli anni appunto subentra l'impatto della partecipazione alle competizioni europee e vediamo come nella stagione 2020, anzi nell'anno finanziario 2020, il 40% di tali ricavi, che corrispondono a 61 milioni, derivano appunto dalle competizioni UEFA. I ricavi commerciali impattano per 30 milioni, che è il 20%, e a mio avviso questa rimane forse l'area in cui l'Atalanta può crescere più nei prossimi anni. Tanto per dare un termine di paragone, il valore della sponsorizzazione di maglia, sia tecnico che di main sponsor, è circa 10 volte inferiore rispetto a quello della Juventus con le sponsorizzazioni di Jeep e Adidas. Quindi siamo a 95 milioni contro circa i 9 milioni dell'Atalanta. Va detto che però dal 2016 ad oggi c'è stato un incremento di più dell'80% di quel settore. Assolutamente, i 30 milioni dell'Atalanta sono comunque un ottimo valore, però a mio avviso questa è l'area in cui c'è la possibilità maggiore di crescita assieme allo stadio, perché vediamo che nella stagione 2020, in cui l'Atalanta ha praticamente giocato
tutte le partite cioè solo il mese di gennaio e febbraio nel proprio stadio ha realizzato solo il 3% del fatturato, quindi circa 5 milioni di euro dal proprio stadio di proprietà. Nei prossimi anni vedremo questo numero a crescere notevolmente. Parliamo tanto di buona gestione, no? Da parte dell'Atalanta, di società modello. Credo che il dato più significativo che racchiude questo concetto è quello del costo del lavoro, perché è vero che l'Atalanta ha aumentato il costo del lavoro cercando di comunque accompagnare la crescita dei risultati sportivi della squadra anche nel mercato, e fra poco lo vedremo, ma l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi della società addirittura è diminuita fino ad arrivare neanche al 50% dei ricavi. Cioè l'Atalanta continua a spendere ogni anno di più per il salario dei propri giocatori e del proprio staff, ma percentualmente rispetto ai ricavi è assolutamente straordinaria, assolutamente virtuosa. Assolutamente sì, Luca. La crescita del costo del lavoro dell'Atalanta è stato dell'81% in questi anni, però vediamo appunto come il rapporto stipendi-ricavi sia diminuito dal 71% ed è al 49% nell'anno della pandemia. Immaginati se ci fossero stati anche i ricavi da stadio, certo, che nell'anno prima, nel 2019, impattavano per il 9% del totale. Ci sono pochissime squadre di alto livello che giocano la Champions League che hanno questo rapporto di costo del lavoro rispetto al fatturato. Posso menzionare recentemente il Bayern di Monaco e il Tottenham, quindi per l'Atalanta essere menzionato diciamo con il Gotha è veramente un grandissimo direi risultato finanziario. Allora tenete a mente il 74, che come avete visto, cioè 74 milioni di euro, come avete visto è il prezzo più alto pagato per i salari dell'Atalanta negli ultimi anni, e guardate adesso che cosa succede nel raffronto con le altre italiane, perché l'Atalanta, pur avendo accresciuto di molto lo stipendio dei propri giocatori come agglomerato, rimane la sesta squadra italiana come monte ingaggi, leggermente superiore alla Lazio, nettamente meno rispetto a Napoli, Roma, decisamente meno rispetto a Milan e Inter, enormemente meno rispetto alla Juventus, con sempre quel 49%, il puntino arancione, che chiaramente la mantiene virtuosa molto di più della Lazio, di cui abbiamo parlato molto bene per la gestione del club, nettamente meglio rispetto alla Roma che spende il 110% di quanto ricava, o del Milan che spende quasi tutto quello che ricava negli stipendi dei giocatori. Anche qui Andrea forse si marca ancora di più quando si dice l'Atalanta è gestita bene. Luca, è difficile aggiungere qualcosa all'analisi direi perfetta che tu hai fatto. Ho avuto un buon maestro. No, hai veramente detto tutto, perché essere sesti ma allo stesso tempo ottenere questi risultati sportivi è veramente dimostra le capacità gestionali della famiglia Percassi, che negli anni, tra parentesi, ha tenuto sempre un profilo molto basso che io personalmente apprezzo moltissimo, però vedere appunto il gap sia a livello assoluto che in termini relativi che tu hai con delle squadre che vengono da grandi città come Milano, Roma e Napoli dimostra veramente come questa gestione sia stata virtuosa e veramente eccezionale. L'altro grande aspetto di cui si parla spesso dell'Atalanta è la gestione del mercato. Intanto il saldo del player trading non è la differenza fra quanto incassi e quanto spendi. Andrea, tu me lo insegni, ci sono gli ammortamenti da controllare ogni anno, i ricavi che si hanno anche nel discorso dei giovani, la valorizzazione eccetera eccetera, quindi è un conto che si fa alla fine del calciomercato, non il saldo acquisti cessioni, ma è una questione proprio bilancistica, no? Di anno in anno. Esatto. L'Atalanta nel player trading è riuscita sempre ad essere virtuosa, quindi sempre positiva, sempre prendendo come punto di riferimento il 2016, cioè l'anno di arrivo di Gasperini, che chiaramente ha aiutato l'Atalanta in questo processo, fino ad arrivare nell'anno anche della pandemia a un più 68. Peraltro, aggiungo io, vendendo giocatori non necessariamente e non sempre centrali nel progetto Atalanta. L'Atalanta ha venduto Kulusevski, che è stata la cessione che probabilmente ha permesso di arrivare a quel più 68, che non aveva giocato mai nell'Atalanta, aveva giocato nel Parma.
Assolutamente, cioè, l'Atalanta è veramente una fucina di talenti e tenderei anche a sottolineare che sono bravi sia nella gestione interna del talento, nella crescita del talento, ma anche praticamente nell'individuazione su vari mercati appunto di questi grandi giocatori sui quali poi si realizzano delle ottime plusvalenze. Ricordiamo Kulusevski, Kessie, Caldara, Cristante, Mancini, Bastoni, la lista è molto lunga, Gagliardini, e questo secondo me è forse il più grande merito di Gasperini, perché sì, ci sono le tre fonti di ricavi operativi, i ricavi da stadio, i ricavi commerciali, i ricavi da televisioni, però l'Atalanta riesce attraverso il player trading a realizzare un livello di profittabilità che la rende unica sia nel calcio europeo che nel calcio italiano. Andiamo a vedere ora la redditività del club nelle ultime 5 stagioni e anche qui la risultante non può che essere che l'Atalanta è la più virtuosa in Italia, è una delle pochissime che ha un saldo positivo. Questo è il risultato netto aggregato degli ultimi 5 anni, con un'Atalanta che sfonda il muro dei 100 milioni, cioè è un dato quasi anomalo, mi verrebbe da dire, visti i chiari di luna, viste le tante chiacchierate che abbiamo fatto rispetto a questo argomento, no? Sì, 25 milioni di euro di profitti in media nelle ultime 5 stagioni, il Milan rispetto all'Atalanta circa 125 milioni di perdite di media in queste stagioni. Però vediamo anche che il gap rispetto all'Atalanta e la seconda in questa classifica di profitti accumulati nei 5 anni, che è il Napoli, è un gap notevole, perché ci sono circa 70 milioni di differenze, e anche questo è un ulteriore parametro che conferma l'ottima gestione della famiglia Percassi. L'ultimo argomento che volevo affrontare con te è la rivalutazione della rosa, perché abbiamo parlato della possibilità dell'Atalanta che ha avuto di vendere i propri titolari, ultimamente non vende i titolari, li tiene, però il lavoro di Gasperini non è soltanto sul mercato ma è anche sul campo, perché vengono raggiunti dei risultati sportivi di assoluto prestigio e il costo di acquisto di questa squadra qui è di 95 milioni di euro. Oggi, secondo KPMG, il valore di mercato è di 213 milioni di euro. Sì, questo in un certo senso dimostra la grande capacità del club, di Gasperini e di tutti i suoi assistenti nell'accrescere il valore di questi calciatori. Ricordiamo che Gasperini ha uno stipendio tra il 1,5 milioni e i 2 milioni di euro. Probabilmente meriterebbe un bonus, considerando la grande valorizzazione dei calciatori. No, non è il mio lavoro, però penso che guardando questi numeri se lo meriti proprio. Bene, allora, grazie Andrea, penso che ti ringrazierà anche Gasperini da stasera in poi. Intanto ti ringrazio io, grazie Andrea per questa chiacchierata sull'Atalanta. Naturalmente Football Benchmark torna la prossima settimana. Buona serata a tutti.